per Frodo. Nei film di Peter Jackson l'ultima battaglia della trilogia del Signore degli Anelli è quella al Nero Cancello, ma in realtà nei libri la vera battaglia finale era un'altra. Si svolgeva nella contea e vedeva come protagonisti gli Hobbit. Nei film forse questa parte era stata prevista, ma poi è stata tagliata per darci il finale che tutti abbiamo visto. Ma in questo video vi racconterò la storia della vera battaglia finale del Signore degli Anelli. Nei film gli Hobbit tornano nella contea trovandola come l'hanno lasciata, senza che sia stata toccata dall'oscurità e dalla guerra dell'anello. Ma Tolkien aveva ideato una storia molto più cupa anche per la contea. Nella sua versione si materializzava la devastazione della contea che nei film Frodo intravede solo come visione nello specchio di Galadriel. La possibilità di questo avvenimento era stata addirittura anticipata nei libri già al consiglio di Elrond. Infatti Elrond aveva proposto che Merry e Pipino non partissero con il resto della compagnia, ma secondo lui era meglio che tornassero nella contea a avvertire gli Hobbit della guerra imminente. Ma loro, come tutti sapete, avevano preferito partire insieme agli altri. Un ulteriore avvertimento che qualcosa sarebbe potuto succedere alla contea c'era stato proprio al momento dello specchio di Galadriel, dove nei libri Sam e non Frodo aveva visto una ciminiera rossa che si innalzava nella contea. Nei libri queste paure si realizzeranno effettivamente alla fine della storia, quando ormai l'anello era stato distrutto e Aragorn era già stato incoronato come re. Nel libro a questo punto gli Hobbit viaggiano di nuovo verso la contea e a un certo punto fanno anche uno strano incontro. Incontrano Saruman e Grima Vermilinguo nelle campagne vicino alle montagne nebbiose. A differenza che nei film sono ancora vivi e sono scappati da Isengard. Nonostante ormai Saruman sia un mendicante, rifiuta l'aiuto che gli offrono Gandalf e gli Hobbit e dice di volersi allontanare il più possibile dal regno di Aragorn. Accetta solo un po' di erba pipa che comunque Merry aveva preso proprio a Isengard dalle scorte che erano di Saruman. Infatti Saruman lo ringrazia con una bella maledizione. Vi auguro che nella vostra terra la foglia da pipa possa mancare per molto tempo. Poi si allontana e loro lo lasciano andare, anche se Gandalf pensa che Saruman potrebbe ancora essere dannoso, in qualche modo meschino. Dopo alcune settimane passate a gran burrone, gli Hobbit decidono di ritornare verso la contea e passano per Brea, dove erano passati anche all'inizio del loro viaggio. Qui già alla locanda del puledro impennato vengono a sapere che qualcosa non va nella contea. Gandalf poi li accompagna per un altro tratto prima di dirigersi verso la casa di Tom Bombadil. A questo punto i 4 Hobbit sono di nuovo soli come erano partiti all'inizio dalla contea e stanno per scoprire quello che è successo veramente alla loro terra. Frodo, Sam, Merry e Pipino arrivano al ponte sul fiume Brandivino e lì trovano subito una cosa strana. Adesso il ponte è sbarrato da un grande cancello sormontato da lunghe punte aguzze e sull'altra sponda del fiume sono state costruite delle case nuove. Sono a 2 piani con strette finestre rettangolari, molto squallide e per niente in linea con lo stile della contea. Un guardiano riconosce Merry ma dice che ha ricevuto ordini di non far entrare nessuno da qualcuno che chiama il capo. Presto Frodo intuisce che questo capo è Loto Sackville Baggins. Loto appartiene a un ramo della famiglia Baggins che è da sempre stato invidioso di Bilbo e rivale dei Baggins. Merry e Pipino, quando si trovano davanti questo ostacolo, decidono di forzare il cancello arrampicandosi per tornare a casa loro. E in quel momento hanno ancora le armature e le armi che hanno ottenuto a est combattendo contro gli eserciti di Sauron, quindi sono temibilissimi per gli altri Hobbit. Solo un guardiano tenta ancora di fermarli e si chiama Billy Felci. Billy Felci è un personaggio che torna più volte nella storia e compare anche nei film di Peter Jackson. Infatti è uno degli uomini che stanno al puledro impennato quando Frodo scompare nel nulla dopo aver infilato l'anello.
anche se nei film viene solo inquadrato di sfuggita, mentre nei libri ha un ruolo più importante. Infatti nel libro lui stesso rivela la cosa ai Nazgûl, perciò i cavalieri attaccano quella notte. Billy Felci aveva anche liberato tutti i cavalli dalle scuderie della locanda per impedire agli Hobbit di fuggire. Alla fine era rimasto solo un pony in tutta Brea, ovvero il pony Bill, che nel libro è stato maltrattato e venduto agli Hobbit proprio da Billy Felci per un prezzo altissimo. Ma al ponte sul Brandivino Felci verrà spaventato dalle spade degli Hobbit e scapperà via. Alla fine si prenderà anche un calcio sul sedere proprio dal pony Bill che stava viaggiando con gli Hobbit. Quindi eliminato questo ostacolo, Frodo, Sam, Merry e Pipino attraversano il ponte e gli altri Hobbit li ospitano per la notte perché hanno paura a rifiutare ospitalità a 4 Hobbit armati. Ma qui scoprono che tutto nella contea è molto cambiato. Ci sono delle regole imposte dal capo e appese ai muri, la legna e il cibo vengono razionati e non c'è a disposizione erba pipa per nessuno, proprio come aveva detto Saruman nella sua maledizione. I 4 Hobbit passano lì la notte e il giorno dopo decidono di dirigersi a Hobbitville perché la situazione sembra molto problematica. Lungo la via verso Hobbitville vedono fumo grigio che si alza nel cielo anche se non era inverno e i camini non avrebbero dovuto essere accesi. Alla fine arrivano al villaggio di Chianarana dove vorrebbero alloggiare in una locanda chiamata il Ceppo Galleggiante. Ma qui tutto va diversamente da come avevano previsto. Infatti Frodo viene arrestato da dei guardacontea che erano già prima appunto i guardiani della contea, ma che Loto usa evidentemente come dei suoi scagnozzi, e viene arrestato per quello che è successo la sera prima quando hanno violato il cancello sul Brandivino. Poi si scopre anche che Loto ha fatto chiudere le osterie che requisisce la birra. Sam però riconosce un guardacontea che si chiama Robin Tanabuca e gli chiede perché faccia tutto quello. Infatti si ricordava di lui come di una persona gioviale a cui piaceva girare per le osterie. Tanabuca gli spiega che anche i guardacontea sono costretti a obbedire al capo perché lui è aiutato da degli uomini alti che mettono in prigione chi disobbedisce. Lotto Sackville Baggins ha anche una rete di spie, ecco come ha fatto già sapere dell'arrivo dei 4 Hobbit lì. Gli stessi guardacontea però eseguono questi ordini contro voglia, infatti alla fine ospitano i 4 Hobbit in quella che è una specie di loro caserma. Anche questa è una casa nuova, dalle finestre strette, brutta come quelle del ponte. È sporca e squallida come il cibo che ci si mangia. Tolkien nel descrivere queste nuove case sta chiaramente criticando la bruttezza e lo squallore delle case dopo l'industrializzazione delle città rispetto alle case della campagna inglese che ispirano i buchi Hobbit. Sappiamo anche che questo scenario della contea industrializzata è stato ispirato alla vera industrializzazione delle campagne intorno a Birmingham. Tolkien aveva vissuto lì da ragazzo, aveva visto questi cambiamenti e li disprezzava profondamente. Il giorno dopo gli Hobbit dovrebbero essere scortati dai guardacontea a Lungacque, ma loro hanno dei cavalli mentre i guardacontea vanno a piedi. Alla fine quindi i guardacontea si stancano di seguirli e praticamente li lasciano andare senza essere riusciti minimamente a arrestarli. I 4 Hobbit che hanno vissuto pericoli molto più grandi infatti ormai riescono a superare facilmente gli ostacoli quasi comici della contea. Però una volta arrivati a Lungacque quello che vedranno sarà comunque un duro colpo per loro. Se state apprezzando il video iscrivetevi al canale per non perdervene tanti altri sull'universo del Signore degli Anelli. E magari consigliatelo a degli amici che condividono con voi la passione per questo mondo. E chi non si iscrive merita solo di trovarsi in una contea distrutta pure lui, senza birra e erba pipa. Ma a parte gli scherzi, a Lungacque gli Hobbit si trovano davanti uno scenario di desolazione. Questa era la terra di Frodo e di Sam, ed essi si accorsero ora di amarla più di qualunque altro posto al mondo, scrive Tolkien. Molte delle case che conoscevano non esistevano più. Alcune sembravano essere state incendiate.
La graziosa fila di antiche caverne hobbit sull'argine nord del lago era in uno stato di miserevole abbandono e i loro giardinetti, che prima scendevano allegri e vivaci sino al bordo dell'acqua, erano pieni di erbacce. Peggio ancora, vi era un'intera fila di orribili case nuove lungo la riva del lago, nel punto in cui la via per Hobbyville costeggiava l'argine. In passato correva lì un viale alberato. Ora gli alberi erano scomparsi tutti. E guardando sconvolte in direzione di casa Baggins videro in lontananza un alto camino di mattoni. Vomitava fumo nero nell'aria della sera. Entrando a Lungacque, Frodo, Sam, Merry e Pipino non trovano nessun hobbit. E a differenza che nel film, dove festeggiano il loro ritorno alla locanda del Drago Verde, qui trovano davanti al Drago Verde una fila di banditi. Pure questi banditi non vogliono farli passare e si arrabbiano anzi che i guardacontea se li siano lasciati sfuggire. Così rivelano anche un'informazione importante, ovvero che il vero capo lì non è Lotto Sackville Baggins, ma è un altro, un personaggio che chiamano Sharky. Questo Sharky, secondo loro, è venuto a mettere ordine nella contea e anche Lotto obbedisce a lui. Frodo però dice ai banditi che adesso c'è un nuovo re a Gondor, un'autorità nettamente superiore e che loro 4 sono dei suoi messaggeri. Un bandito però risponde insultando Frodo, quindi Pipino sguaina la spada. E a questo punto i banditi cambiano atteggiamento. Infatti fino a quel momento avevano dovuto spaventare solo degli hobbit non abituati a combattere, mentre ormai i nostri 4 sono più esperti di battaglie dei banditi stessi. I banditi quindi scappano via suonando dei corni per chiamare dei loro alleati. Frodo a questo punto realizza che probabilmente lo stesso Loto viene tenuto prigioniero e che a spadroneggiare nella contea sono proprio i banditi. Così i 4 hobbit decidono di sollevare la gente della contea in una ribellione. Sam va a casa di Tolman Cotton, che ha tanti figli forti. Cotton poi diventerà suo suocero, infatti Sam sposerà sua figlia Rosie. Intanto Merry suona il corno di Rohan nella piazza di Lungacque per richiamare gli hobbit. La gente di Lungacque viene a sapere della rivolta e decide felicemente di partecipare. Al suo ritorno Sam trovò l'intero villaggio in piedi. Oltre a parecchi ragazzi più giovani, più di 100 vigorosi hobbit erano già radunati, muniti di asce, pesanti martelli, lunghi pugnali e grossi bastoni. Alcuni avevano degli archi. Ne arrivavano molti altri dalle fattorie circostanti. Alcuni abitanti del villaggio avevano acceso un grande falò per rallegrare l'atmosfera e perché era una delle cose proibite dal capo. Man mano che si faceva notte il fuoco ardeva e avvampava. Altri, seguendo gli ordini di Merry, ergevano barricate attraverso la strada ad ambedue le estremità del paesino. Quando i guardacontea si trovarono innanzi a quella che sbarrava la via a sud, rimasero allibiti. Ma non appena videro come stavano le cose, i più si tolsero le piume e si unirono ai rivoltosi. A questo punto gli hobbit si preparano per la battaglia e è un momento interessante perché lo scenario è simile alle altre battaglie del Signore degli Anelli, cioè in piccolo gli hobbit stanno combattendo la loro battaglia del fosso di Helm o di Minas Tirith. Frodo si informa su quanti uomini abbia il nemico e che armi abbia. Tolman Cotton gli dice che i banditi hanno tante basi per la contea, ma secondo lui non sono più di 300. Hanno fruste, pugnali, randelli e archi, ma potrebbero anche avere armi più pericolose. Tolman Cotton spiega anche che il padre di Pipino è l'unico che è riuscito a resistere ai banditi. Infatti il padre di Pipino è il conte della contea e abita in caverne profonde e imprendibili. Così Pipino decide di andare lì per portare anche dei rinforzi da parte della sua famiglia. Merry invece comanda le difese di Lungacque insieme a Tolman Cotton. Come previsto arrivano 20 banditi provenienti da Hobbyville armati di pugnali e randelli. I banditi ridono della barricata e pensano che come sempre ce l'avranno vinta loro. Ma quando si avvicinano alla barricata dove c'erano Merry e Tolman Cotton si accorgono che tutto intorno ci sono circa 200 hobbit armati di frecce. Nonostante questo i banditi decidono di combattere perché non hanno mai visto fino a quel momento gli hobbit rispondere ai loro soprusi.
ma stavolta gli Hobbit tirano 4 frecce e uccidono il capo. Così comincia la battaglia di Lungacque, che era solo la seconda battaglia mai combattuta nella contea in tutta la sua storia. Gli altri banditi vengono facilmente disarmati, essendo solo in 19 contro 200, e vengono legati mani e piedi. La battaglia però non è finita qui, infatti tutti sanno che arriveranno altri banditi. Anche Sam decide di partire per andare a aiutare suo padre, che potrebbe essere in pericolo. Invece Merry e Frodo mettono delle sentinelle intorno al paese e delle guardie notturne alle barricate. Poi vanno a casa di Tolman Cotton, che gli spiega come la contea è precipitata in quello stato disastroso. Tutto è cominciato con l'avidità di Lotto Sackville Baggins appena Frodo era partito. Nei libri Frodo stesso aveva venduto casa Baggins ai Sackville Baggins perché il suo piano per andarsene dalla contea era molto più elaborato e concreto di quanto si capisce dai film. Lotto comunque non si era fermato alla proprietà di casa Baggins e aveva cominciato a comprare terreni con l'eredità della sua famiglia e a commerciare la migliore erba pipa fuori dalla contea. Dopo un po' il suo dominio era diventato diretto e Lotto aveva cominciato a far entrare dei briganti da fuori. Alla fine aveva fatto rinchiudere addirittura il sindaco di Pietraforata, che è una delle autorità più importanti della contea e che si era lamentato di quel modo di fare. E poi Lotto aveva cominciato a comandare effettivamente la contea con il titolo di capo guardacontea e aveva cominciato a industrializzarla costruendo fabbriche e abbattendo alberi. Alla fine negli ultimi tempi era arrivato questo Sharky e i banditi avevano solo cominciato a abbattere e distruggere senza neanche costruire più niente di nuovo. Tolman raggiunge l'apice del suo discorso quando parla di un mulino comprato e abbattuto da Loto e si sente chiaramente che sono le parole dello stesso Tolkien. Loto chiamò un branco di loschi individui a costruirne uno più grosso e lo riempì di ruote e di aggeggi stranieri. Solo quello stupido di Ted ne fu contento e adesso lavora lì e pulisce le ruote per far piacere agli uomini, mentre suo padre era il mugnaio e il padrone. Da quando è arrivato Sharky stanno sempre a martellare, fanno uscire un fumo nero e puzzolente. A Hobbyville ormai non c'è pace neanche di notte. E scaricano su di ciume per puro piacere, hanno inquinato tutto il basso corso dell'acqua e stanno per rovinare anche il brandivino. Se vogliono trasformare la contea in un deserto, ci stanno riuscendo bene. La battaglia prosegue la mattina dopo, quando Sam ormai si è riunito agli altri con suo padre e Pipino ha portato i suoi rinforzi. Circa 100 banditi arrivano bruciando tutto quello che trovano sulla loro strada. Il loro obiettivo infatti ormai è uccidere i capi della rivolta di Lungacque, cioè Frodo, Sam, Merry e Pipino. Ma per quanto sembrino decisi e crudeli, non hanno un capo esperto dell'arte della guerra e avanzano senza precauzioni. Così Merry riesce a preparare rapidamente i suoi piani. Gli Hobbit imbastiscono un'altra robusta barricata fatta di vecchi carri capovolti. I banditi sono costretti a fermarsi lì davanti, ma poi si accorgono anche stavolta che dietro le siepi ai lati della strada ci sono degli Hobbit. Alle loro spalle arrivano altri Hobbit che spingono dei carri che erano nascosti nei campi e che bloccavano ai banditi la via del ritorno. Merry allora compare e ordina ai banditi di arrendersi, ma molti di loro anche stavolta decidono di combattere, più che altro per la disperazione di essere caduti in trappola. Gli uomini intrappolati nella strada cercavano di scavalcare la barricata e le siepi, scrive Tolkien, e gli Hobbit furono costretti a ucciderne molti con le frecce o con le asce. Ma molti dei più forti e dei più disperati riuscirono a trovare un varco dalla parte occidentale, attaccando selvaggiamente i loro avversari, come se ormai mirassero più a uccidere che a fuggire. Parecchi Hobbit caddero e i superstiti stavano per cadere quando Merry e Pipino, che si trovavano dall'altra parte, si precipitarono attraverso la strada caricando i banditi. Merry stesso uccise il capo, un grosso bruto dall'occhio bieco simile a un enorme orchetto. Poi ritirò le sue forze circondando gli ultimi uomini con un anello di arcieri. Finalmente la battaglia finì.
Circa 70 banditi giacevano morti nei campi e una dozzina erano in catene. 19 hobbit erano rimasti uccisi e 30 feriti. Gli hobbit caduti furono deposti tutti insieme in una tomba sul fianco della collina, dove venne poi eretta una grande lapide circondata da un giardino. Così terminò la battaglia di Lungacque. Benché di fatto non fosse costata che poche vite, le fu destinato un intero capitolo nel Libro Rosso e i nomi di tutti i partecipanti furono scritti in una lista e imparati a memoria dagli storici della contea. Ma in cima a tutte le liste, in ogni narrazione, si leggono i nomi dei capitani Meriadoc e Peregrino. In tutta questa parte Merry e Pipino hanno avuto il rispetto degli altri hobbit anche perché sono diventati più alti di statura. Questo è successo perché hanno bevuto una speciale acqua che li ha fatti crescere in altezza quando erano con Barbalber, una scena che nei film si vede solo nella versione estesa. Frodo invece non aveva combattuto, ma si era solo preoccupato che nessuno uccidesse i prigionieri e quelli che si erano arresi. Ma anche dopo la fine di questa battaglia c'era ancora un'ultima ombra, e stava a casa Baggins. Gli Hobbit alla fine proseguono verso Hobbitville, dove per tutto questo tempo sono stati nascosti i capi dei banditi. Qui la vista è ancora più desolante che a Lungacque. Gli alberi sono stati abbattuti e casa Baggins è circondata di capannoni e immondizia. Quasi subito, appena gli Hobbit entrano, vengono accolti da una voce malvagia e compiaciuta. Infatti, dentro casa Baggins trovano Saruman e Frodo realizza che Sharky è proprio lui. Questo infatti è un soprannome che gli davano i suoi seguaci a Isengard. Saruman è compiaciuto di essere riuscito a arrivare nella contea prima di lui e di essere riuscito a distruggere il più possibile per vendicarsi di quello che ha subito. In questa parte del libro Saruman risulta anche molto più perfido e meschino rispetto alle ultime scene che ha nella versione estesa dei film. Tutta questa parte nella contea è anche fondamentale per la critica di Tolkien all'industrializzazione rappresentata da Saruman, ma anche per la vera conclusione dell'arco narrativo di tutti gli Hobbit. Nel viaggio loro sono maturati e sono diventati a modo loro degli eroi, mentre Saruman, da grande stregone, essendo ormai corrotto dal male e dall'avidità, è diventato una figura miserabile. Gli Hobbit ovviamente lo cacciano via, ma quando lui passa accanto a Frodo estrae un pugnale e prova a ucciderlo. Ma altri Hobbit si buttano sopra di lui e lo fermano. Sam prende la spada per eliminarlo a sua volta, ma Frodo gli dice di non farlo. Fu grande un tempo di una razza nobile, contro la quale non dovremmo osare alcuna violenza. È caduto e non possiamo curarlo, ma voglio risparmiarlo nella speranza che un giorno guarisca. Qui Frodo usa la stessa compassione che Gandalf aveva usato per esempio per Gollum. Saruman stesso si sorprende di quella reazione e è ancora più arrabbiato di essere stato risparmiato. In questo momento Frodo vede anche Vermilinguo e gli dice che non è obbligato a seguire Saruman. Allora Saruman rivela che proprio Vermilinguo ha ucciso Loto Sackville Baggins. Verme ha ucciso il vostro capo, povero piccolo, il vostro caro capo, non è vero Vermilinguo? Credo che l'abbia pugnalato nel sonno. Spero che l'abbia seppellito, benché Verme sia stato molto affamato di recente. Tu mi hai costretto a farlo, gli risponde Vermilinguo, ma Saruman gli dà un calcio in faccia. Così improvvisamente qualcosa scatta in Vermilinguo. Come un cane furioso si avventò su Saruman e saltò sulla sua schiena. Gli tirò indietro la testa, gli tagliò la gola e corse giù per il viale con un grido. Prima che Frodo potesse riprendersi e pronunciare una parola, 3 frecce Hobbit sibilarono e Vermilinguo cadde morto. Con costernazione dei presenti, intorno al cadavere di Saruman si formò una specie di nebbia grigia che salì lentamente sempre più in alto, come fumo sprigionato da un fuoco, e giganteggiò sul colle simile a una pallida figura velata. Esitò un momento, rivolta a occidente, ma proprio da lì venne un vento freddo che la sospinse ed essa finì col dissolversi sospirando. Frodo guardò il corpo con pietà e orrore, perché gli sembrò che vi si rivelassero all'improvviso lunghi anni di morte.
Esso si rimpicciolì e il viso avvizzito non era altro che lembi di pelle su di un orrido teschio. E così sulla soglia di casa Baggins, dove tutto era cominciato, finiva l'ultima vera battaglia della guerra dell'anello.